Vedo troppi canali YouTube fermi, praticamente morti. E la cosa che mi sento dire più spesso durante le mie consulenze è tipo: non capisco, ho speso un capitale in attrezzatura, la fotocamera migliore, il microfono migliore, le luci migliori, e poi c'è questa convinzione che basti avere la roba giusta, che la qualità 4K parli da sola. Ma la realtà qual è? È che i video non se li fila nessuno. Views piatte, iscritti immobili e una frustrazione che ti divora. Ti suona familiare? Forse ci sei passato anche tu, oppure ci sei dentro fino al collo proprio adesso. Video creator a un passo dal mollare tutto, convinti di aver sbagliato, di non essere tagliati per questo mondo, finché non capiscono una cosa fondamentale. Il problema non è quasi mai la videocamera, il microfono, le luci o quello che sia, ma sono le abitudini. Oggi quindi scordati trucchi magici o scorciatoie per fregare l'algoritmo. Oggi, come professionista, ti svelo 5 semplicissime routine quotidiane che ho visto trasformare canali da buchi nell'acqua a progetti di successo, portandoli da 0 a decine di migliaia di iscritti. E la parte migliore è che puoi iniziare a farlo anche tu da domani. La prima abitudine, quella che mette fine al caos creativo, è la più semplice ma anche la più potente di tutti: la pianificazione editoriale mattutina. 15 minuti, ogni singolo giorno, subito dopo il caffè. Fidati, è una svolta. Capisco bene quella sensazione. Ti svegli e la prima domanda che ti martella in testa è: ok, e oggi che video faccio? Passi ore a scrollare senza una meta, guardando cosa fanno gli altri e cercando un'ispirazione che non arriva mai. E alla fine che cosa succede? Si finisce per registrare la prima cosa che viene in mente, senza una strategia, creando contenuti che non c'entrano nulla l'uno con l'altro. E il risultato è un canale che confonde il tuo pubblico e un'ansia che diventa perenne per te. Ora immagina un mondo diverso. Ogni mattina, alle 8, tazza di caffè in mano, apri il tuo piano editoriale, che sia su Notion, su Google Calendar o un semplice foglio di calcolo, non importa. L'importante è averlo. In quei 15 minuti decidi con precisione chirurgica cosa pubblicare, quale video girare e quali contenuti satellite verticali, magari per creare su TikTok, su Instagram o su YouTube Shorts, per pompare il video principale. Ad esempio, se lunedì hai in programma la registrazione del video, facciamo un esempio, Shure MV7X vs Shure SM7B, sai già che martedì lo monterai e preparerai un clip verticale intitolato 3 errori da evitare con un microfono dinamico. Perché funziona così bene? Perché la coerenza è la lingua che l'algoritmo di YouTube capisce meglio di tutte. Pubblicare con regolarità comunica alla piattaforma che sei un creator affidabile. E questo, come puoi immaginare, aumenta le chance che i tuoi video vengano spinti. Ma soprattutto cancella l'ansia del foglio bianco. Avere un piano ti libera la mente e ti permette di concentrare tutte le tue energie sulla qualità del contenuto, invece che sprecarle nell'indecisione. Questa singola abitudine può far schizzare la tua produttività e abbassare lo stress a livelli che non immagini neanche. Questa abitudine nasce da una storia che mi ha raccontato un creator che seguo in consulenza. Aveva appena finito di girare il suo video, quello che pensava fosse il capolavoro. Ore di lavoro, script perfetto. Va a rivedere le clip e scopre l'orrore. Un ronzio leggerissimo ma costante in sottofondo, colpa di un cavo inserito male nella scheda audio. Video da buttare, ore di lavoro perse. Da quella storia è nato un rituale che ora insegno a tutti: la manutenzione quotidiana dell'attrezzatura. 10 minuti, ogni giorno, prima ancora di pensare a schiacciare il tasto REC. Lo so, può sembrare una banalità, ma riflettici un attimo. Quante volte nella fretta di creare dai per scontato che tutto funzioni? Forse è capitato anche a te. Ora, invece immagina di avere una piccola checklist prima di ogni sessione. Una volta la pulizia del sensore della fotocamera o delle lenti dello smartphone, una volta un controllo rapido che ogni singolo cavo sia ben collegato, una prova delle luci per assicurarti che siano settate bene. Perché questa abitudine può svoltare il tuo canale? Perché la qualità tecnica, pur non essendo tutto, è la base, è un requisito minimo per giocare. Un audio pulito e un video nitido sono il tuo biglietto da visita, dicono al mondo che prendi sul serio quello che fai e di conseguenza chi ti guarda. Un audio che gracchia o un'immagine sporca sono il modo più veloce per far scappare uno spettatore, ammazzando quindi la tua retention. Molti studi confermano, ma l'ho già detto 1000 volte su questo canale, che un audio di buona qualità può far aumentare la retention anche del 30%. In un mondo dove l'attenzione vale oro, non puoi permetterti di perderla per una stupidaggine. Quei 10 minuti sono l'investimento più redditizio che tu possa fare. E
E adesso di cosa parlo? Questa domanda è l'incubo di ogni creator che seguo, una sorta di chiodo fisso che può portare dritto al burnout. La pressione di dover sfornare costantemente idee nuove, originali e interessanti è paralizzante. L'errore più comune che vedo è cercare l'idea geniale solo nel momento del bisogno. Ma c'è un modo per cambiare le regole del gioco. La terza abitudine, infatti, risolve questo problema per sempre, ovvero la sessione di brainstorming strutturato. 20 minuti ogni pomeriggio, lontano dalla pressione di dover creare. Immagina di sederti ogni pomeriggio per 20 minuti con un solo e unico obiettivo: generare idee a ruota libera. Tira giù tutto quello che ti passa per la testa su un file. Domande che leggi nei commenti sotto i tuoi video, discussioni che trovi su Reddit, video di altri creator che ti hanno ispirato. Come posso togliere il rumore di fondo con soli 20 euro? Oppure, Focus Scarlett verso Audient D4, quale scheda audio per iniziare? Oppure ancora, come crea un setup di luci a 3 punti usando solo le lampade Ikea? La maggior parte delle idee che tirerai fuori saranno mediocri, alcune addirittura faranno proprio schifo. Già, e sai che ti dico? Va benissimo così. L'obiettivo non è trovare il capolavoro, ma costruire una tua miniera d'oro di possibilità. Una volta a settimana poi rileggi questa lista e scegli 3, 4, 5 idee più promettenti, quelle che senti possano davvero entrare in risonanza con il tuo pubblico. E che cosa fai? Le inserisci nel tuo piano editoriale. Perché questo è la svolta? Perché separa il momento della creatività, cioè buttar giù le idee, da quello della produzione, ovvero girare il video. Questo ti toglie un peso enorme dalle spalle. Quando sai di avere una lista con decine di idee pronte all'uso, l'ansia svanisce. Non stai più cercando disperatamente un'ispirazione, stai semplicemente scegliendo quale, tra le tante gemme che hai già trovato, merita di diventare il tuo prossimo video. Questo processo, te lo garantisco, trasforma il panico da pagina bianca in una vera e propria fabbrica di contenuti. Ecco, a proposito di idee, se senti che questi consigli ti stanno già sbloccando qualcosa e ti stanno dando spunti utili per il tuo canale, questo è il momento perfetto per iscriverti e attivare la campanellina. Ogni settimana infatti condivido strategie pratiche proprio come questa per aiutarti a crescere. Non vorrai mica perderti i prossimi video, vero? Se c'è un nemico silenzioso della creatività è il context switching, ovvero quel continuo e sfiancante saltare da un'attività all'altra. È una trappola mentale in cui cadiamo tutti. Vedo youtuber che prima scrivono uno script, poi montano il set, registrano, smontano tutto, aprono il programma di editing, montano, curano la miniatura, esportano, caricano. È un processo frammentato che li lascia senza energie e permette loro di realizzare a fatica un solo video a settimana. La quarta abitudine ribalta completamente questo modo di lavorare. Si tratta dell'editing in batch. Il concetto è disarmante nella sua semplicità: raggruppare attività simili e farle insieme in blocchi di tempo dedicati. Ecco come potrebbe essere, per esempio, la tua settimana. Il lunedì diventa il giorno delle registrazioni. Ne giri 2, 3, 4 di fila. Hai già il set pronto, le luci a posto, l'audio calibrato. Il martedì e il mercoledì pomeriggio invece sono sacri. Sono magari dedicati solo e soltanto all'editing. In quelle ore tu monti. Non fai altro. Tagli le clip per tutti i video, poi fai la color correction per tutti i video, inserisci le grafiche per tutti i video e curi l'audio di ogni singolo progetto. Perché è così potente? Perché il nostro cervello lavora infinitamente in modo più efficiente quando si concentra su un solo tipo di compito. Ogni volta che passi dalla scrittura alla registrazione o dalla registrazione al montaggio, butti via energia mentale preziosa per ricaricare il contesto. Lavorare in batch azzera questo spreco. Ho visto creator, te lo assicuro, tagliare il tempo di produzione di quasi il 50%, passando da un video a settimana a 2 o 3, con molta meno fatica. E questo non significa solo più contenuti, ma anche più tempo per pensare alla strategia e per rispondere alla community. E, cosa fondamentale, per riposare, evitando il burnout. Il batching non è solo una tecnica di produttività, è una filosofia per far durare la tua passione da creator nel tempo. L'errore più grande, ma anche quello più comune che vedo fare è questo. Una volta pubblicato il video, il lavoro è finito. Si incrociano le dita e si spera che vada bene. Non si analizza niente, non si cerca di capire cosa abbia funzionato e cosa no. È un po' come l'equivalente di guidare con una macchina a occhi chiusi, sperando di arrivare a destinazione. Cioè pubblichi e speri che il prossimo video, per pura magia, vada meglio. E qui arriva l'ultima abitudine, quella che lega insieme tutte le altre, che trasforma i creator amatoriali in professionisti. La review serale delle performance. 15 minuti, non di più, ogni sera prima di staccare. Ogni sera fai in questo modo: apri la dashboard di YouTube Analytics e guarda i dati dell'ultimo video che hai pubblicato. Ma non fermarti alle visualizzazioni, per favore, perché è la cosa più semplice che si possa fare. Immergiti nella curva di ritenzione del pubblico. Dove noti un picco?
Ecco, probabilmente quell'argomento, quello stile di montaggio non hanno funzionato. Oppure, dove vedi un crollo verticale? Ok, in quel punto li hai annoiati o li hai persi. Leggi ancora ogni singolo commento. Che domande fanno? Che dubbi hanno? Quali sono le idee per i tuoi prossimi video? Analizza ad esempio il click-through rate, il CTR della miniatura. Sta performando o è meglio provare uno stile diverso? Perché questo è fondamentale? Perché i dati sono il modo in cui il tuo pubblico ti parla, senza filtri. Devi solo imparare ad ascoltarli, ovviamente. Un'alta retention su un test di microfoni, per esempio, ti sta urlando di farne altri. Commenti che chiedono dettagli su un setup di luci sono un segnale grosso come una casa per creare un tutorial. Questa abitudine, ti assicuro, trasforma la crescita da lotteria, quindi basata sul caso, a una vera e propria strategia. Ogni video diventa un esperimento che ti insegna qualcosa e rende il tuo prossimo video un po' migliore. È un ciclo di miglioramento continuo, scientifico, basato su dati reali del tuo canale e non su vaghe speranze. Quindi, ricapitoliamo. Le 5 abitudini che possono davvero cambiare le carte in tavola del tuo canale sono: 1. Pianificazione editoriale mattutina, per avere sempre una rotta chiara e non navigare a vista. 2. Manutenzione quotidiana dell'attrezzatura, per garantire una qualità che ti renda orgoglioso. 3. Sessione di brainstorming strutturato, per avere una miniera d'oro e di idee sempre a tua disposizione. 4. Editing in batch, per essere più produttivo e meno stressato. E 5. Review serale delle performance, per imparare da ogni singolo video e crescere in modo strategico. Come vedi, nessuna di queste abitudini richiede di comprare una nuova fotocamera o un nuovo microfono. Richiedono qualcosa di molto più prezioso: costanza e strategia. Il mio lavoro si basa proprio su questo principio. Il successo su YouTube non dipende dall'attrezzatura che possiedi, mai, ma dal sistema che costruisci intorno alla tua creatività. Queste 5 abitudini sono il sistema che ha permesso a creator che seguo di raddoppiare gli iscritti in pochi mesi e di trasformare una passione frustrante in un progetto di cui oggi vanno fierissimi. Non provare a implementarle tutte, però, intendo tutte insieme, perché impazziresti. Scegliene una, quella che magari senti risuonare di più con te in questo momento, e provala per una settimana. Osserva cosa succede e fammi sapere. Se vuoi altri consigli pratici su come far crescere il tuo canale, iscriviti e attiva la campanella. Grazie per essere stato con me e noi ci vediamo nel prossimo video, però ricorda, lavora in modo più intelligente, non più duramente.